Bentornati nella Casa della Verità, cari amici di Celebrita dalla Turchia. Viviamo in un'epoca strana, in cui misuriamo il successo attraverso il numero di progetti a cui diciamo sì, la mole dei follower che ci seguono, l'agenda fitta che ci fa sentire importanti. Eppure, c'è una vetta a cui nessuno ci prepara, quella in cui lo sguardo verso il traguardo ci fa dimenticare gli occhi di chi ci cammina accanto. Nel mondo scintillante e spesso superficiale dello spettacolo, l'amore è la prima cosa che si consuma tra gli impegni e le luci. Oggi, invece, vi portiamo una storia diversa. Non ci sono rotture rumorose, né triangoli torbidi, ma un atto di coraggio emotivo che ha scosso le colonne del gossip con la sua sincerità disarmante. Gökberk YLDRM, uno degli attori più richiesti del momento, ha rivolto alla sua compagna, Cemre Arda, una richiesta che i titoli più sensazionalistici hanno spacciato per scioccante, cercando lo scontro dove vibra soltanto amore. Qui a Celebrita dalla Turchia, però, leggiamo dietro le parole, ciò che Gökberk ha fatto non è un ultimatum, ma la rivendicazione di un noi che non vuole essere risucchiato dal culto del io. Prima di immergerci in questa lezione di vita, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i nostri approfondimenti e, se volete accedere ad analisi esclusive sulla psicologia delle relazioni moderne, il pulsante Unisciti è lì per voi. Il vostro sostegno ci permette di raccontare storie che contano. La notizia si è propagata in fretta, ma non per le ragioni sbagliate. In un ambiente abituato agli out aggressivi, le parole di Gökberk YLDRM hanno risuonato proprio perché fragili e vere. Secondo indiscrezioni vicine alla coppia, nel vortice di 7 riunioni, lui avrebbe guardato Cemre negli occhi e, con la calma di chi ha capito cosa rischia di perdere, avrebbe detto una frase che racchiude l'essenza di ogni relazione che merita di essere salvata. Ti amo oltre misura, e ho un'unica preghiera, vorrei che trovassimo più tempo per noi. Non c'era accusa, non c'era il dito puntato alla carriera di lei. C'era un amore dichiarato senza vergogna, e poi il bisogno. Il tempo. In un'era in cui le coppie parlano per allusioni su Instagram, lui ha scelto la sincerità del faccia a faccia. Per comprenderne il peso, bisogna guardare al contesto. Le carriere di entrambi corrono come treni in corsa, settimane chiuse con largo anticipo, viaggi continui, riunioni interminabili. È la trappola dei calendari paralleli. Vivere sotto lo stesso tetto, ma a orari sfalsati, finendo per sfiorarsi senza toccarsi davvero. Con la sua finezza emotiva, Gökberk ha colto il costo nascosto del successo, un pedaggio che si paga in silenzio a tavola, in abbracci rimandati, in sogni incrociati. Le voci più pruriginose hanno subito provato a trasformare questa richiesta in gelosia professionale o volontà di controllo. Ma chi conosce l'attore sa che queste etichette gli scivolano addosso. Qui non c'è desiderio di possesso, c'è l'istinto di proteggere ciò che conta. Gökberk non è nuovo a riflessioni del genere. In interviste passate aveva ammesso di temere una cosa più di tutte, condividere la stessa casa e, giorno dopo giorno, allontanarsi senza accorgersene. All'epoca suonava come una frase poetica, oggi sembra quasi un presagio. Non chiede a Cemre di smettere di brillare, chiede che il loro bagliore non si trasformi in due fari che illuminano strade opposte. È un tentativo ostinato e bellissimo di tenere vivo il fuoco di casa mentre fuori infuria la tempesta della fama. Qui mi fermo e vi chiedo, famiglia di Celebrita dalla Turchia, vi è mai successo di essere fisicamente accanto al partner e, allo stesso tempo, sentirlo lontano chilometri a causa della routine? Vale la pena di chiamarla vittoria se, per ottenerla, si sacrifica il tempo condiviso? Scriveteci cosa ne pensate. E ricordate, gli abbonati che hanno premuto Unisciti hanno priorità nelle risposte, le vostre esperienze arricchiscono questa community e ci aiutano a raccontare ciò che troppo spesso resta sottovoce. Se la richiesta di Gökberk è stata coraggiosa, la reazione di Cemre Arda è stata esemplare. Niente difese alzate, nessuna lettura distorta come se le stessero attaccando l'indipendenza. Chi conosce Cemre sa della sua calma lucida. Avrebbe ascoltato fino in fondo, lasciando spazio alle parole, e poi avrebbe risposto con un'empatia spiazzante, lo sento anche io. Il successo l'aveva trascinata in avanti, senza volerlo,
e dentro quell'onda era diventato troppo facile credere che l'amore potesse aspettare. Non c'è stato scontro di ego, ma accoglienza reciproca. Gökberk non le chiedeva di scegliere tra carriera e sentimento. Domandava soltanto di rimettere ordine, di fare spazio a un noi che non vuole essere una nota a margine. Da quel dialogo, raccontano, sono nati cambiamenti concreti, piccoli all'apparenza, decisivi nell'intimità. Hanno stabilito nuove regole d'oro, a cominciare da un detox digitale che suona rivoluzionario in un settore in cui tutto deve essere visibile. Cene in silenzio dai telefoni, passeggiate che non hanno bisogno di essere documentate, conversazioni senza vibrazioni che interrompono i pensieri a metà. Il loro patto è semplice e radicale. La relazione non ha bisogno di diretta streaming per essere vera. Così, l'assenza di post recenti, che qualcuno ha interpretato con malizia come segnale di crisi, è in realtà la prova che in privato si stanno ritrovando davvero. Non stanno catturando il momento, lo stanno vivendo. Fin dall'inizio, la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda è stata descritta come sobria e profonda. Non amano trasformare ogni red carpet in un titolo facile, preferiscono far parlare i gesti lontano dai riflettori. Questa sobrietà, però, è una lama a doppio taglio, perché la discrezione viene spesso scambiata per freddezza. La richiesta di lui, letta con la lente giusta, è un manifesto di questo stile. Non vuole più tempo per esibirsi in pubblico, ma più tempo per stare con lei sul divano, con una tazza di caffè, parlando di sogni e paure. È un ritorno alla casa come luogo di verità, il primo che si sgretola quando le luci abbagliano troppo. La reazione del pubblico è stata sorprendentemente tenera. Al posto di scandali, i commenti si sono riempiti di maturità, così si parla di amore vero, non è un problema, è una soluzione. La gente è stanca di fiabe forzate e di drammi costruiti. C'è fame di storie oneste, in cui due persone lottano per ritrovarsi nel caos quotidiano. Anche dentro l'industria, la coppia ha guadagnato rispetto. In un ambiente in cui i legami si consumano in fretta, loro stanno ricordando a tutti che l'amore è un impegno quotidiano, una pianta da innaffiare con costanza, soprattutto quando il sole del successo rischia di bruciare tutto. E adesso? Le voci parlano di una fuga a due, una vacanza pianificata con la meticolosità di chi sa quanto sia prezioso staccare. Un anticipo di luna di miele, non come gesto plateale, ma come spazio sacro, lontano da copioni e telecamere. Nessun comunicato ufficiale, e forse non ci sarà, coerenti come sono con la loro riservatezza. Eppure, il silenzio attuale dice più di 1000 frasi. È il rumore di chi costruisce, due persone che scelgono le fondamenta giuste prima di alzare i muri del futuro. Nel frattempo, piccoli rituali hanno preso posto nelle loro giornate. Colazioni lente quando è possibile, un giorno a settimana protetto come fosse intoccabile, persino una regola che sembra banale ma non lo è, dirsi buonanotte senza schermi in mezzo. Queste abitudini, nate dalla richiesta di un uomo innamorato e dalla risposta di una donna consapevole, sono la loro rivoluzione. Un promemoria che l'intimità non si trova sul set e non si compra con i contratti, ma si coltiva tra cose semplici, reiterate, imperfette. Sappiamo che le malelingue non dormono mai. Qualcuno proverà a leggere controlli dove ci sono confini sani, a parlare di possesso dove c'è protezione. Ma la costanza, alla lunga, smaschera tutto. Chi osserva senza pregiudizi vede che Gökberk YLDRM e Cemre Arda non stanno recitando una parte, stanno scegliendo di restare presenti. Lui, con la sua paura confessata di diventare estraneo nella propria casa, ha mostrato fragilità senza vergogna. Lei, con la sua lucidità, ha trasformato una richiesta in un progetto, evitando che il tema diventasse un braccio di ferro. C'è una lezione grande, per tutti, dentro questa vicenda. L'amore non è un sentimento immobile, ma un verbo al presente, richiede azione, parole dette in tempo, ascolto che non cerca il contrattacco. Richiede la forza di dire ho bisogno di te e l'intelligenza di rispondere ci sono. In un mondo che corre, il gesto più rivoluzionario è fermarsi e prendere tempo. È per questo che continuiamo a seguire i loro passi, non per violare la loro privacy,
ma per celebrare un esempio che raramente fa notizia perché non fa rumore. Ed è il paradosso più grande, ciò che conta davvero spesso non è spettacolare, ma tenace. Ora tocca a voi. Cosa pensate di questa richiesta che qualcuno ha definito scioccante e che noi preferiamo chiamare onesta? Quante coppie, là fuori, evitano le conversazioni scomode finché non è troppo tardi? Scrivetecelo nei commenti. Se questa analisi vi ha ispirati a dedicare più tempo a chiamate, lasciate un like, condividete il video e unitevi alla nostra community cliccando su Unisciti. Grazie per essere parte di Celebrita dalla Turchia. Il vostro supporto ci permette di continuare a raccontare l'amore quando smette di essere una fotografia e torna a essere, finalmente, una presenza viva. E intanto, mentre le voci si rincorrono e i fan speculano su itinerari segreti, la verità è più semplice e più bella. Gökberk e Cemre stanno reimparando a guardarsi davvero. Stanno trasformando l'agenda da gabbia a cornice. E quando li rivedremo, magari su un tappeto rosso o in un'intervista, forse non parleranno del loro patto. Lo renderanno evidente con quei piccoli segni che sanno leggere solo quelli che hanno amato davvero. Una mano che cerca l'altra, un sorriso che arriva prima delle parole, un modo nuovo di stare nello stesso spazio che si chiama casa. Questa è la loro notizia. E, lasciatecelo dire, è la più importante di tutte.